Appassionati e non di modellismo, benvenuti in questa serie dedicata alla costruzione di un nuovo Panzer II, ma questa volta nella sua versione Ausf B. Per realizzare questo carro mi avvarrò del set Dragon 6572. Su questo carro voglio montare dei cingoli in metallo, quindi utilizzerò quelli della Master Club. Oltre a questo sostituirò gli armamenti in plastica con quelli in metallo della Haber. Un piccolo consiglio che mi sento di dare è quello di numerare le stampate in modo più visibile per facilitare e velocizzare le operazioni di montaggio. Entriamo dunque nel vivo del montaggio, iniziando a staccare le parti dallo sprue e andando a pulirle dove necessario. Iniziamo l'assemblaggio come di consueto dalle ruote e dal treno di rotolamento. Dopo aver pulito le ruote, andiamo a incidere qualche segno di usura sulla parte in gomma di quest'ultime. Questa è una parte che era soggetta a usura percorrendo le strade belliche dell'Europa del secondo conflitto mondiale. Andiamo ad aprire, utilizzando un trapanino a mano, il tubo di scarico. Per dare la forma ricurva alla lamiera protettiva sopra la marmitta ci basterà rullarla con qualcosa di tondo. Io ad esempio ho adoperato la punta di un trapano delle dimensioni adatte. Una volta ottenuta la giusta forma ci basterà incollarla con della colla cianoacrilica.
Sul parafango destro ci sono dei fori che dovrebbero servire per il fissaggio di una cassettina. Questi però, oltre a essere inutili, sono anche fuori posizione, quindi andremo a chiuderli con un po' di stucco. Un'altra cosa che proprio non mi piaceva era il modo in cui l'altra cassetta, presente sempre sul parafango destro, galleggiava nell'aria. Così gli ho creato uno staffaggio con dello sprofilato, se così si può dire. Nel kit è presente una custodia per la palla fotoincisa che ho deciso di usare. Ci basterà rimuovere quella stampata ed incollare quella fotoincisa al suo posto. Anche il parafango sinistro presenta dei problemi con i fori per l'attrezzatura. Ci toccherà quindi chiudere i fori che dovrebbero servire per alloggiare la pala e creare dei supporti per poterla poi posizionare. Per chiudere i fori questa volta utilizzerò dei pezzettini di sprue invece dello stucco. Questo set è ben lontano dall'essere perfetto, infatti anche la luce notturna ha un problema di incastro, in quanto presenta una sede a semicerchio che andrebbe rotonda. Mettiamo mano al nostro trapanino per risolvere anche questo piccolo problema. Passiamo ora alla parte che più preferisco, cioè l'installazione degli armamenti in metallo. Come prima cosa seghiamo via la parte da sostituire. Dopodiché pratichiamo un foro il più centrale possibile, aiutandoci segnandolo con un bulino. A questo punto ci basterà praticare un foro abbastanza grande per poter alloggiare il nostro armamento e fissarlo con della colla cianoacrilica.
Direi che il risultato paga questo piccolo sforzo. Procediamo nella costruzione mettendo insieme tutti i componenti della torretta. Con il cutter andiamo a riprendere le saldature, in modo da renderle più profonde e visibili. Uniamo ora i due gusci del carro e avviamoci alla parte finale della costruzione. Ho deciso di creare con del filo di rame i cavi che vanno ai fari anteriori. Ho notato, visionando delle foto, che mancava una saldatura sulla torretta. Così ho messo mano allo stucco bicomponente e ho provato a replicarla. Un ultimo dettaglio che non potevo non ricreare è la superficie ruvada delle parti corazzate, sia del carro che della torretta. Per ricreare questa particolare texture userò del Mr. Surfacer 500, steso a pennello in modo molto grossolano. Ho lasciato come ultima cosa l'assemblaggio dei cingoli. Non avevo mai montato questi della Master Club, ma devo dire che non posso che parlarne bene. Si montano in maniera discretamente veloce e hanno un livello di dettaglio ottimo. Basti vedere con quanta cura sono stati ricreati i perni per unire le varie maglie fra di loro. E questo è il risultato finale. Sono davvero fantastici e volendo si possono usare anche come braccialetto. E con i cingoli l'assemblaggio del nostro Panzer si può ritenere concluso. Vi aspetto nel prossimo episodio per iniziare la verniciatura del nostro carro. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo alla visione. A me non resta che invitarvi ad iscrivervi al canale per essere sicuri di non perdervi il prossimo episodio e vi invito a farmi sapere le vostre opinioni su questo assemblaggio con un like o con un commento. Vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao a tutti!